Quante volte hai guardato la tua vita e hai pensato: se solo qualcuno mi avesse detto questo prima. Oggi ti rivelerò 12 lezioni stoiche che, una volta imparate, cambieranno per sempre il tuo modo di vivere. Non sono consigli dolci, sono verità crude che ti sveglieranno dal sonno della mediocrità. Preparati, perché dopo questo video non potrai più tornare indietro. L'arte di costruire la vita che meriti. Ascoltami bene, i tuoi sogni senza disciplina sono solo fantasie. Sono castelli di sabbia che il primo vento spazza via. La disciplina non è glamour, non fa rumore sui social, ma è l'unica cosa che trasforma le tue visioni in realtà tangibile. Conosci la differenza tra chi sogna e chi realizza? Non è il talento, non è la fortuna, non è nemmeno l'intelligenza, è la disciplina. Quando tutti dormono, tu lavori. Quando tutti si lamentano, tu agisci. Quando tutti mollano, tu continui. La disciplina è il prezzo che paghi oggi per comprare la libertà di domani. Qui però c'è il primo errore che fanno tutti. Confondono la disciplina con la rigidità. La vera disciplina è elastica, intelligente. Non è punire se stessi, è amarsi abbastanza da fare ciò che serve per crescere. Non aspettare di sentirti motivato. La motivazione è come il meteo, cambia continuamente. La disciplina è come il sole, c'è sempre, anche quando le nuvole lo nascondono. Seneca disse: ogni nuovo inizio viene dal coraggio di finire qualcos'altro. Finisci con le scuse e inizia con la disciplina. Ecco quello che nessuno ti dice. La disciplina non è solo forza di volontà, è sistemica. È creare un ambiente che ti faciliti le scelte giuste. Se vuoi mangiare sano, riempi il frigorifero di cibi sani. Se vuoi leggere di più, metti un libro sul comodino e nascondi il telefono. Ogni piccola azione quotidiana è un voto per il tipo di persona che vuoi diventare. Non è il grande gesto che ti cambia la vita, sono i piccoli gesti ripetuti migliaia di volte. La disciplina costruisce il carattere e il carattere costruisce il destino. C'è un segreto che scoprirai solo vivendo. Dopo un po' la disciplina diventa automatica, come lavarsi i denti. Non ci pensi più, la fai e basta. E quello è il momento in cui la tua vita decolla veramente. Scegli un'abitudine piccola ma significativa. 5 minuti di lettura, 10 flessioni, annotare una gratitudine. Impegnati a farla per 7 giorni consecutivi, sempre alla stessa ora. Non pensare al risultato, concentrati solo sulla ripetizione. La verità nascosta sul tempo che nessuno ti dice. È inutile per l'uomo lamentarsi del tempo, dal momento che il tempo è la vita stessa, ci ricorda Seneca. Il tempo non è denaro, il tempo è vita pura. Ma c'è una prospettiva sul tempo che cambierà radicalmente come lo vivi. Ogni secondo che passa è un secondo che non tornerà mai più. Eppure trattiamo il tempo come se fosse infinito, come se avessimo tutta l'eternità davanti. Sveglia! Il tempo è l'unica risorsa veramente democratica. Ricchi e poveri ne hanno la stessa quantità ogni giorno. Ecco la verità che la società non vuole che capisci. Stai regalando la tua vita a persone e situazioni che non se la meritano. Quella serata passata a lamentarti invece di agire? Tempo perso per sempre. Quelle ore sui social a confrontare la tua vita con quella degli altri. Vita buttata nel cestino. Qui arriva il colpo di scena che nessuno si aspetta. Il problema non è che hai poco tempo. Il problema è che non sai cosa vale veramente il tuo tempo. Epitteto insegnava: la ricchezza consiste non nell'avere grandi proprietà, ma nell'avere pochi bisogni. Il tuo tempo è la tua vera ricchezza. Investilo in ciò che conta, nella crescita, nelle relazioni autentiche, nei tuoi obiettivi. Facciamo un esperimento mentale. Se ti rimanessero solo 6 mesi di vita, cosa faresti? Probabilmente non passeresti ore a guardare serie TV o a scorrere social media. Probabilmente diresti: ti amo più spesso, vivresti più intensamente, perdoneresti più facilmente. Ecco la rivelazione. Non devi aspettare per vivere così. Puoi iniziare oggi. Smetti di aspettare il momento giusto. Il momento giusto non esiste. Esiste solo questo momento, questo istante, questa opportunità che hai davanti. Il tempo perduto non si recupera, ma il tempo che rimane può ancora cambiarti la vita.
C'è però una tecnica degli stoici che pochi conoscono, la vista dall'alto. Marco Aurelio immaginava di guardarsi dall'alto, vedendo quanto fossero piccoli i suoi problemi quotidiani nella vastità dell'universo e del tempo. Questo non sminuiva la sua vita, la rendeva più preziosa perché più rara. Il tempo non è neutro, ogni momento ha un peso diverso. Un'ora passata con chi ami vale più di 10 ore davanti alla TV. Un momento di riflessione profonda vale più di una settimana di distrazioni. Impara a pesare il tempo, non solo a contarlo. Per 3 giorni annota come spendi ogni ora, poi categorizza: tempo investito, crescita, relazioni, salute e tempo speso, distrazioni, lamentele, attività automatiche. Il risultato ti sconvolgerà. Perché i tuoi errori sono i tuoi più grandi alleati. Marco Aurelio, l'uomo più potente del mondo antico, scrisse: «L'ostacolo sul cammino diventa il cammino». E aveva ragione. Ma c'è un livello più profondo di questa saggezza che cambierà come vedi ogni difficoltà. Le tue sconfitte non sono verdetti sulla tua persona. Sono lezioni travestite da dolore. Ogni fallimento è un maestro che ti insegna qualcosa che il successo facile non potrebbe mai insegnarti. La resilienza, la determinazione, l'umiltà. Guarda i grandi della storia. Tutti hanno fallito miseramente prima di trionfare. La differenza tra chi si arrende e chi vince sta in una sola cosa: come interpreti il fallimento. È la fine della strada o è il materiale da costruzione per qualcosa di più grande? Ecco il paradosso che nessuno capisce. Più velocemente fallisci, più velocemente impari. Più errori fai, più saggezza accumuli. Gli stoici chiamavano questo amor fati. Amare il proprio destino, anche le parti dolorose. Quando cadi e cadrai, non rimanere a terra a piangerti addosso. Alzati, spolvera le ginocchia e domandati: cosa mi ha insegnato questa caduta? Ogni cicatrice racconta la storia di qualcuno che non si è arreso. I fallimenti ti temprano come il fuoco tempra l'acciaio. Ti fanno più forte, più saggio, più umano. Ma c'è una tecnica specifica per trasformare ogni fallimento in forza: il diario degli errori. Seneca teneva un diario dove registrava non solo i suoi successi, ma soprattutto i suoi errori e cosa aveva imparato da ognuno. Diceva: ogni giorno e ogni ora dovrebbero essere strappati all'inutilità. Non permettere a una sconfitta temporanea di convincerti che sei un perdente permanente. Il fallimento è un evento, non un'identità. È qualcosa che ti è successo, non qualcosa che sei. Ma attenzione! C'è una differenza cruciale tra imparare dal fallimento e crogiolarsi nel fallimento. Il primo ti fa crescere, il secondo ti blocca. Seneca diceva: ciò che non ci uccide ci fortifica, ma solo se elaboriamo l'esperienza, non se la subiamo passivamente. Ogni grande successo è costruito su una montagna di fallimenti nascosti. La differenza è che i vincenti vedono ogni fallimento come un passo necessario verso la vittoria, non come una deviazione dal percorso. Prendi un fallimento recente e scrivi: 1. Cosa è successo esattamente? 2. Cosa hai imparato? 3. Come userai questa lezione per migliorare? Trasforma ogni fallimento in un manuale di istruzioni per il futuro. Il segreto per essere felici che le pubblicità non vogliono che scopri. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri, scriveva Marco Aurelio, non dall'automobile che guidi, non dal lavoro che fai, non dai like che ricevi, dai tuoi pensieri. Ma questa è solo la superficie di una verità molto più profonda. Hai passato tutta la vita a inseguire la felicità come se fosse un tesoro nascosto da qualche parte. Sarò felice quando avrò quella promozione, quando troverò l'amore, quando avrò più soldi. Ma la felicità non è una destinazione, è un modo di viaggiare. La verità è scomoda. Se non sei felice ora, con quello che hai, non sarai felice nemmeno quando avrai di più. La felicità non è qualcosa che trovi, è qualcosa che costruisci mattone dopo mattone, scelta dopo scelta. Ecco il segreto che l'industria della pubblicità teme. La felicità non si compra perché non dipende da quello che hai.
ma da come vedi quello che hai. Inizia dalla gratitudine. Ogni mattina, prima ancora di alzarti dal letto, pensa a 3 cose per cui sei grato. Sembra banale? I filosofi stoici praticavano questo esercizio 2000 anni fa. Funziona ancora oggi perché cambia letteralmente la chimica del tuo cervello. La felicità nasce dal vivere secondo i tuoi valori, non secondo le aspettative degli altri. Nasce dal fare la differenza, non dal fare impressione. Nasce dal dare, non solo dal ricevere. C'è un livello ancora più profondo. La felicità autentica viene dal senso di significato, non dal piacere momentaneo. Puoi essere felice anche nel dolore, se quel dolore ha significato. Puoi essere infelice anche nel piacere se quel piacere è vuoto. Seneca faceva un esercizio potentissimo. Immaginava di perdere tutto quello che aveva, per poi apprezzare ogni cosa come se l'avesse ricevuta in dono. Premeditatio malorum, la premeditazione del male, non per essere pessimisti, ma per essere grati. E qui c'è il segreto che nessuno si aspetta. La felicità più profonda viene spesso dai momenti più semplici, un tramonto, una conversazione sincera, il silenzio dopo una giornata di lavoro. Ma siamo così occupati a inseguire grandi felicità che ci perdiamo quelle piccole. La società ti vende l'idea che devi sempre essere felice, ma gli stoici sapevano che questa è una trappola. L'obiettivo non è essere sempre felici, è essere sempre autentici. A volte l'autenticità richiede tristezza, rabbia, delusione. E va bene così. Smetti di cercare la felicità fuori di te. È già dentro di te. Aspetta solo che tu la riconosca. È nel tuo respiro, nei tuoi ricordi belli, nella tua capacità di amare e di crescere. Ogni sera, prima di dormire, scrivi 1. 3 cose che sono andate bene oggi. 2. Un momento in cui ti sei sentito grato. 3. Un piccolo gesto gentile che puoi fare domani. Ripeti per una settimana e nota la differenza. Smetti di gareggiare in una corsa che non è tua. Epitteto disse: come nessun'altra persona può ferire la tua mente, tu stesso non puoi ferirti con i pensieri. Eppure ogni giorno ti ferisci confrontandoti con gli altri. Ma c'è una ragione psicologica profonda per cui facciamo questo, e capirla ti libererà. Sui social vedi la vita perfetta degli altri e pensi che la tua non valga niente. Ma stai confrontando la tua realtà con la loro finzione. Stai confrontando il tuo dietro le quinte con il loro palcoscenico. È un gioco che non puoi vincere. La verità senza filtri. Quella persona che ammiri sui social potrebbe essere profondamente infelice. Quella coppia che sembra perfetta potrebbe essere sull'orlo della separazione. Quel successo che invidi potrebbe nascondere sacrifici che non saresti mai disposto a fare. Ecco il meccanismo nascosto. Il confronto è un istinto di sopravvivenza primitivo. Il nostro cervello antico ci spinge a confrontarci per capire la nostra posizione nel gruppo. Era utile nella savana, è distruttivo nella società moderna. Il confronto ti ruba la gioia perché ti fa concentrare su quello che non hai invece che su quello che sei. Ti fa correre la gara di qualcun altro invece della tua. Ma la tua gara è unica, il tuo percorso è irripetibile. L'unico confronto che ha senso è quello con la persona che eri ieri. Sei cresciuto? Hai imparato qualcosa? Hai fatto un passo verso i tuoi obiettivi? Questo è tutto quello che conta. Marco Aurelio ci ricorda: quanto tempo risparmia chi non guarda cosa dice o fa il vicino. C'è una strategia avanzata che pochi conoscono. Trasforma il confronto in ispirazione. Invece di chiederti perché loro ce l'hanno e io no, chiediti cosa posso imparare dal loro percorso. Qui viene la parte più interessante. Spesso quello che invidi negli altri è qualcosa che hai anche tu, ma non lo riconosci. La fiducia che ammiri in qualcuno ce l'hai quando fai qualcosa che ami. La creatività che invidi emerge quando ti rilassi e smetti di giudicarti. Il confronto è anche una scusa per non agire. È più facile dire non sono bravo come lui che dire non ho ancora sviluppato quella competenza. Il primo ti paralizza, il secondo ti motiva. La verità finale: ogni persona che incontri sa qualcosa che tu non sai. Invece di confrontarti, impara. Invece di invidiare, chiedi. Invece di competere, collabora.
La prossima volta che ti sorprendi a confrontarti con qualcuno, fermati e chiediti: cosa posso imparare da questa persona? Trasforma ogni confronto in un'opportunità di crescita, non in un momento di giudizio. L'arte dimenticata di stare con se stessi. In un mondo che ha paura del silenzio, la solitudine è diventata un nemico. Seneca sapeva la verità. L'uomo che ha imparato a essere solo non è mai solo. C'è però una distinzione cruciale tra solitudine e isolamento che cambierà tutto. La solitudine non è punizione, è privilegio. È l'unico momento in cui puoi toglierti tutte le maschere e incontrare la persona che sei veramente. È il laboratorio dove forgi il tuo carattere, dove ascolti la tua voce interiore, dove pianifichi il tuo futuro. Tutti i grandi leader, artisti, pensatori hanno avuto bisogno di solitudine per creare qualcosa di significativo, perché nella solitudine non devi recitare, non devi impressionare nessuno, non devi essere quello che gli altri vogliono che tu sia. Ecco la differenza che nessuno ti spiega. C'è solitudine nutriente e solitudine tossica. La solitudine nutriente è quando scegli di stare con te stesso per crescere. La solitudine tossica è quando fuggi dagli altri per paura. La paura della solitudine ti spinge a riempire ogni momento con distrazioni, telefono, TV, conversazioni vuote, ma queste distrazioni ti impediscono di conoscerti davvero, ti impediscono di crescere. Nella solitudine fai pace con i tuoi pensieri, le tue paure, i tuoi sogni. È lì che sviluppi l'autocompassione, quella voce interna gentile che ti sostiene nei momenti difficili. È lì che scopri che la tua compagnia può essere la migliore del mondo. C'è un segreto che i maestri spirituali sanno. Nella solitudine vera incontri non il vuoto, ma la pienezza. Non il silenzio, ma la voce della saggezza. Non la noia, ma la creatività. Inizia con piccoli passi. Una passeggiata senza telefono, una cena da solo, un'ora di silenzio totale. Scoprirai che la solitudine non è vuoto da riempire, ma spazio da esplorare. È lì che troverai le risposte che cerchi da sempre. Marco Aurelio, che governava un impero, si ritagliava momenti di solitudine per scrivere le sue meditazioni. In quei momenti non era imperatore, non era marito, non era padre, era semplicemente un essere umano in cerca di saggezza. La solitudine ti insegna anche l'indipendenza emotiva. Quando impari a stare bene con te stesso, non dipendi più dagli altri per la tua felicità. Diventi un dono per gli altri, non un peso. Il paradosso finale: più impari a stare solo, più le tue relazioni migliorano, perché smetti di cercare negli altri quello che puoi dare a te stesso. Programma 20 minuti di solitudine completa ogni giorno per una settimana. Niente telefono, niente musica, niente distrazioni. Solo tu e i tuoi pensieri. Osserva cosa emerge senza giudicare. La saggezza di liberarsi senza perdere la lezione. Marco Aurelio scriveva: «La migliore vendetta è non assomigliare al tuo nemico. Il perdono non è debolezza, è forza, ma perdonare non significa dimenticare. C'è una differenza sottile ma cruciale che può salvare la tua pace mentale. Quando qualcuno ti ferisce, trattenere il rancore è come bere veleno sperando che l'altro muoia. Ti avvelena il cuore, ti ruba la pace, ti tiene incatenato al passato. Il perdono spezza quelle catene, ti libera. Ecco la differenza cruciale che pochi comprendono. Perdonare non significa fidarsi di nuovo. Puoi perdonare il traditore senza ridargli accesso alla tua vita. Puoi perdonare chi ti ha ferito senza dimenticare la lezione che quel dolore ti ha insegnato. Il vero perdono è un atto di autoamore, non di altruismo. È scegliere la tua pace invece della loro punizione. È scegliere il tuo futuro invece del loro passato. Ogni ferita porta con sé un insegnamento, sui confini da stabilire, sulle persone di cui fidarsi, sui segnali da non ignorare. Se dimentichi la lezione, rischi di ripetere lo stesso errore. Se conservi il rancore, rimani prigioniero del passato. C'è una tecnica stoica potentissima per il perdono: vedere l'altra persona come un essere umano imperfetto che agisce dal suo livello di consapevolezza. Non giustifica le loro azioni,
ma ti aiuta a capire che il male ricevuto dice più di loro che di te. Seneca insegnava: ogni cambio di fortuna, se sopportato con saggezza, rende più forte. Il perdono intelligente ti rende più forte, più saggio, più prudente. Perdona per la tua pace, ma ricorda per la tua protezione. C'è però una trappola nel perdono: perdonare troppo in fretta per evitare il dolore. Il perdono autentico richiede tempo per elaborare, comprendere, accettare. Non è una pillola magica, è un processo. La rivelazione: a volte la persona più difficile da perdonare sei tu stesso. I tuoi errori, i tuoi rimpianti, le tue scelte sbagliate. L'autoperdono è la chiave per smettere di sabotare il tuo futuro con la colpa del passato. Il perdono non cancella il passato, ma trasforma come lo porti con te. Ti permette di tenere la saggezza e lasciare andare il peso. Scrivi una lettera a qualcuno che ti ha ferito, non la spedirai. Esprimi tutto il tuo dolore, poi scrivi cosa hai imparato da quell'esperienza. Infine scrivi: ti perdono per la mia pace, non per la tua assoluzione. Come scegliere la tua tribù in un mondo di vampiri energetici? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Non è solo un proverbio, è una legge universale. Epitteto sapeva che siamo quello che facciamo ripetutamente, ma anche quello con cui stiamo ripetutamente. Ma c'è una scienza dietro a questo che è più potente di quanto immagini. Le persone che scegli di avere accanto sono specchi che riflettono chi stai diventando. Se ti circondi di lamentosi cronici, diventerai un lamentoso. Se ti circondi di mediocri, accetterai la mediocrità. Se ti circondi di vincenti, aspirerai alla vittoria. È brutale ma vero. Alcune persone nella tua vita sono zavorre. Ti trascinano verso il basso con la loro negatività, la loro mancanza di ambizione, la loro paura del cambiamento. Amarle da lontano non è crudeltà, è sopravvivenza. Ecco quello che nessuno ti dice. La qualità delle tue relazioni determina la qualità della tua vita più di qualsiasi altro fattore. Più del denaro, più del successo, più di tutto. Le neuroscienze lo confermano. Siamo esseri sociali cablati per rispecchiare chi ci circonda. Cerca chi ha già quello che vuoi raggiungere, non per invidia, ma per ispirazione. Cerca chi ti sfida a crescere, chi crede nel tuo potenziale più di quanto tu stesso ci creda. Cerca chi ti celebra quando vinci e ti sostiene quando cadi. La tua cerchia interna dovrebbe essere composta da persone che ti fanno dire: voglio diventare migliore per essere degno della loro amicizia. Marco Aurelio ci ricorda: gli uomini si aiutano a vicenda e se non lo fanno, almeno dovrebbero evitare di ostacolarsi. Attenzione alla trappola della rete superficiale. Non si tratta di collezionare contatti, ma di coltivare connessioni autentiche. Una relazione profonda vale più di 100 conoscenze superficiali. C'è anche il lato nascosto. Devi essere il tipo di persona che vuoi attirare. Se vuoi persone positive, diventa positivo. Se vuoi persone di successo, lavora sul tuo successo. Se vuoi persone autentiche, sii autentico. La parte delicata: allontanarsi da relazioni tossiche non è sempre facile, specialmente se sono familiari, ma puoi amare qualcuno da lontano. Puoi porre confini sani senza tagliare i ponti. La verità finale: la solitudine temporanea è sempre meglio della compagnia tossica permanente. È meglio essere soli e in pace che circondati e in guerra. Fai una revisione delle tue relazioni. Dividi le persone in 3 categorie: chi ti ispira, chi ti drena, chi è neutro. Pianifica di passare più tempo con la prima categoria e meno con la seconda. Il potere nascosto di attraversare l'impossibile. Puoi sopportare qualsiasi cosa se sai che finirà, diceva Seneca. E aveva ragione. Il dolore è un visitatore, non un inquilino permanente. Ma c'è una strategia mentale per attraversare il dolore che può trasformare la tua vita. In questo momento stai soffrendo per qualcosa. Forse un fallimento, una perdita, una delusione. Il dolore ti convince che durerà per sempre, che non c'è via d'uscita. Ma il dolore mente. Il dolore è temporaneo. Mollare però è permanente. Quando molli, chiudi la porta alle possibilità. Quando molli quella domanda: e se avessi continuato? Ti tormenterà per sempre.
Il rimpianto di non aver provato brucia più del dolore di aver fallito. Ecco il segreto che trasforma tutto. Il dolore è informazione. Ti dice che stai spingendo i tuoi limiti, che stai crescendo, che stai uscendo dalla zona di comfort. Il dolore è il prezzo dell'espansione. Ogni grande traguardo della storia umana è stato raggiunto da qualcuno che ha attraversato il dolore invece di arrendersi. Chi ha scalato l'Everest ha sofferto il freddo e la fatica. Chi ha costruito imperi ha affrontato fallimenti e critiche. Chi ha cambiato il mondo ha sopportato solitudine e incomprensione. Il dolore è il prezzo del biglietto per una vita straordinaria. Non puoi evitarlo, ma puoi attraversarlo. Epitteto, che visse da schiavo e divenne uno dei più grandi filosofi della storia, sapeva che non sono gli eventi a turbarci, ma il giudizio che diamo degli eventi. C'è una tecnica degli antichi guerrieri che funziona ancora oggi. Invece di resistere al dolore, respiraci dentro. Invece di combatterlo, accettalo come un maestro severo ma giusto. Il dolore resistito si moltiplica. Il dolore accettato si trasforma. La rivelazione, ogni volta che attraversi il dolore senza mollare, diventi una persona diversa, più forte, più saggia, più compassionevole. Il dolore ti forgia come il martello forgia il metallo. La differenza tra chi molla e chi resiste non è nell'assenza di paura o dolore, ma nella capacità di agire, nonostante la paura e il dolore. Il coraggio non è l'assenza di paura, è l'azione in presenza della paura. Il tuo dolore di oggi è il carburante per la tua forza di domani. Attraversalo, non fuggirlo. Dall'altra parte ti aspetta una versione di te che non sapevi nemmeno di poter diventare. Quando senti dolore, fisico o emotivo, invece di resistergli, respira profondamente e chiedigli: cosa stai cercando di insegnarmi? Ascolta la risposta senza giudicare. La formula antica per trasformare qualsiasi vita in ricchezza. Marco Aurelio si alzava ogni mattina e si ricordava: quando ti alzi al mattino, pensa a quanto è prezioso il privilegio di essere vivi, respirare, pensare, gioire, amare. Era l'imperatore più potente del mondo, eppure praticava la gratitudine per le cose semplici. C'è una ragione neuroscientifica per cui questo funziona. Viviamo nell'epoca dell'abbondanza, ma ci sentiamo sempre poveri. Abbiamo più di qualsiasi generazione prima di noi, eppure siamo sempre insoddisfatti. Perché abbiamo perso l'arte della gratitudine. La gratitudine non è positività tossica. Non significa fingere che tutto vada bene quando non è così. La gratitudine è riconoscere che, anche nel buio, c'è sempre una luce. Anche nella tempesta c'è sempre un rifugio. Ecco il segreto che cambia tutto. La gratitudine è un superpotere neurobiologico. Quando provi gratitudine, il tuo cervello rilascia dopamina e serotonina, i neurotrasmettitori della felicità. È una droga naturale senza effetti collaterali. Ogni mattina, prima di controllare il telefono, prima di pensare ai problemi, elenca mentalmente 3 cose per cui sei grato. Può essere il caffè caldo, può essere la salute, può essere semplicemente il fatto di essere vivo per vedere un altro giorno. La gratitudine cambia tutto. Trasforma il poco in molto, l'ordinario in straordinario, il presente in un dono. Seneca scriveva: non è che abbiamo poco tempo, ma ne sprechiamo molto. La gratitudine ti insegna a non sprecare nemmeno un momento di gioia. C'è un livello avanzato di gratitudine che pochi conoscono. Essere grati anche per le sfide, perché le sfide ti rendono forte. Senza resistenza non c'è crescita muscolare. Senza ostacoli non c'è crescita caratteriale. La scoperta che ti sconvolgerà. Quando sei grato per quello che hai, la vita ti dà di più, per cui essere grato non è magia, è fisica quantistica. La gratitudine cambia la tua frequenza vibrazionale e attiri esperienze che risuonano con quella frequenza. La gratitudine è anche un antidoto contro l'ansia e la depressione. Non puoi essere grato e ansioso allo stesso tempo. Non puoi essere grato e depresso simultaneamente. È neurologicamente impossibile. C'è una pratica stoica chiamata memento mori. Ricordati che morirai, non per essere morbosi, ma per apprezzare ogni respiro che fai. Quando comprendi che tutto è temporaneo, ogni momento diventa prezioso.
La gratitudine più profonda non riguarda le cose che hai, ma la persona che sei diventato attraverso le esperienze che hai vissuto. Sei grato per la tua forza, è nata dalle tue lotte. Sei grato per la tua saggezza, è nata dai tuoi errori. Ogni sera, prima di dormire, scrivi 1. 3 cose che sono andate bene oggi. 2. Un momento in cui ti sei sentito grato. 3. Un piccolo gesto gentile che puoi fare domani. Ripeti per una settimana e nota la differenza. Quando il successo diventa il tuo peggior nemico. Che serve a un uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Non è solo una frase del Vangelo, è saggezza eterna che Marco Aurelio incarnava. Ricorda che molto poco disturba chi ha imparato a disturbarsi poco, ma c'è un'epidemia silenziosa nel successo moderno. Il mondo ti dice che il successo è tutto, più soldi, più potere, più riconoscimento, ma nessuno ti dice il prezzo nascosto. Quante persone conosci che hanno raggiunto la vetta ma hanno perso se stesse lungo la strada? Il vero fallimento non è non raggiungere i tuoi obiettivi. Il vero fallimento è raggiungerli diventando una persona che non riconosci più allo specchio. È vendere la tua integrità per un contratto. È tradire i tuoi valori per un applauso. È sacrificare la tua pace per una posizione. Ecco la trappola moderna. Il successo è diventato una droga. Ogni traguardo raggiunto richiede un traguardo più grande per dare la stessa soddisfazione. È un ciclo senza fine che porta all'esaurimento, non alla felicità. Seneca, che era uno degli uomini più ricchi di Roma, scriveva: «È povero non chi ha poco, ma chi vuole di più». Il successo autentico è restare fedele a te stesso mentre costruisci la vita che desideri. Non lasciare che la corsa al successo ti faccia dimenticare chi sei. Non lasciare che l'ambizione diventi avidità, che la determinazione diventi spietatezza, che la sicurezza diventi arroganza. C'è una definizione di successo che nessuno ti insegna. Il successo è quando non devi più dimostrare niente a nessuno, nemmeno a te stesso. È quando la tua autostima non dipende dai tuoi risultati. Il paradosso, quando smetti di inseguire il successo disperatamente, il successo inizia a inseguire te, perché l'energia disperata respinge, l'energia sicura attrae. Il successo che costa la tua anima è il fallimento più grande di tutti. Costruisci il tuo successo sulla roccia dei tuoi valori, non sulla sabbia delle aspettative altrui. La vera misura del successo non è quanto accumuli, ma quanto contribuisci. Non è quanto prendi dal mondo, ma quanto dai al mondo. Non è quanto sei impressionante, ma quanto impatto hai. Marco Aurelio aveva tutto: potere, ricchezza, gloria. Eppure il suo vero successo furono le sue meditazioni, scritti notturni dove esplorava come essere un uomo migliore. Il suo vero successo fu rimanere umano nel potere. Definisci il tuo successo in base ai tuoi valori, non alle aspettative sociali. Scrivi: per me il successo significa, e completa la frase senza menzionare denaro, status o riconoscimenti esterni. Il momento in cui diventi il padrone del tuo destino. Hai il potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza, insegnava Marco Aurelio. Questa è forse la lezione più potente e più difficile da accettare. Ma c'è un livello di responsabilità personale che può letteralmente rivoluzionare la tua esistenza. La tua vita è esattamente dove dovrebbe essere in base alle scelte che hai fatto. Non è colpa dei tuoi genitori, non è colpa del sistema, non è colpa della sfortuna. È il risultato delle tue decisioni, delle tue azioni, delle tue priorità. Questo può spaventare, ma dovrebbe liberarti. Perché se sei il responsabile della tua situazione attuale, sei anche il creatore della tua situazione futura. Il potere è nelle tue mani, è sempre stato nelle tue mani. Ecco la rivelazione che cambia tutto. Responsabilità non significa colpa, significa abilità di rispondere. È il potere di scegliere la tua risposta a qualsiasi situazione, indipendentemente da quello che ti succede. Smetti di aspettare che qualcuno venga a salvarti. Smetti di aspettare che le condizioni siano perfette. Smetti di aspettare di sentirti pronto. Epitteto, che passò dalla schiavitù alla libertà, sapeva che
La libertà è l'unica cosa degna di essere desiderata. Ogni giorno ti svegli con 24 ore fresche davanti a te. Cosa ne farai? Continuerai a lamentarti di quello che non va o inizierai a costruire quello che vuoi? Continuerai a essere vittima delle circostanze o diventerai l'architetto del tuo destino? C'è una differenza cruciale tra responsabilità e controllo. Sei responsabile delle tue azioni, non dei risultati. Sei responsabile del tuo sforzo, non del risultato. Questa distinzione ti libera dall'ansia di dover controllare tutto. La tua vita è tua responsabilità. Non è un peso, è un privilegio. È la tua opera d'arte da creare, la tua storia da scrivere, il tuo capolavoro da completare. C'è una pratica stoica chiamata la dicotomia del controllo. Dividi tutto in due categorie: quello che controlli e quello che non controlli. Concentra tutta la tua energia su quello che controlli, le tue azioni, i tuoi pensieri, le tue scelte, e accetta serenamente quello che non controlli, le azioni degli altri, gli eventi esterni, il passato. L'ultimo segreto: quando prendi piena responsabilità della tua vita, non solo cambi il tuo destino, ma ispiri gli altri a fare lo stesso. Diventi un esempio vivente di quello che è possibile quando si smette di essere vittime e si inizia a essere creatori. Per una settimana, ogni volta che ti sorprendi a lamentarti o a dare la colpa a qualcun altro, fermati e chiedi: qual è la mia responsabilità in questa situazione? Cosa posso fare per migliorarla? Trasforma ogni lamentela in un'azione. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.